Una fototrappola LTE entry level, semplice, economica, ma davvero efficace sul campo? Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997. Grazie alla collaborazione di Bignami, distributore ufficiale Zeiss, ho avuto l'opportunità di ricevere in anteprima la nuova Zeiss Sikacam 1, una fototrappola pensata per ampliare la gamma con un modello semplice, compatto e soprattutto accessibile. Dopo averla testata e utilizzata per un certo periodo durante diverse uscite, sono pronto a condividere le mie impressioni su questo prodotto. La Sikacam 1 viene proposta a circa 140 euro e si posiziona come una soluzione entry level della serie Sikacam. Nel corso della recensione cercherò di capire a chi è realmente destinata e quali sono i suoi punti di forza e i suoi limiti. Su binomania.it, come sempre, potrete leggere una recensione molto approfondita, con test sul campo, immagini e tutte le mie considerazioni. Io ora ve ne parlerò in questo video, quindi ragazzi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale perché ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Per quanto riguarda la configurazione, la fototrappola può essere gestita direttamente tramite i pulsanti sotto lo sportello frontale. Il display a colore integrato permette di navigare nel menu in modo semplice e impostare rapidamente tutte le funzioni principali. E poi è possibile scegliere la modalità di acquisizione, quindi solo foto, solo video, oppure entrambe, impostare la risoluzione, la durata dei filmati, il numero di scatti consecutivi, oltre comunque a regolare la sensibilità del sensore di movimento o controllare lo stato di batteria e di memoria. Il display è particolarmente utile durante l'installazione perché consente di verificare subito l'inquadratura senza dover utilizzare lo smartphone. Una volta poi configurata, la gestione quotidiana può avvenire comodamente tramite l'applicazione Zeiss Sikacam, che permette anche il controllo remoto di molte impostazioni. Dal punto di vista costruttivo, questa fototrappola è progettata per lavorare in condizioni ambientali anche impegnative, con un range di temperatura che va da -20 a +55 gradi. Le dimensioni, come vedete, sono molto compatte e il peso è contenuto, quindi è facile da installare anche in zone non comodissime. Zeiss poi comunque mette a disposizione diversi accessori come custodie metalliche antifurto, supporti di montaggio e pannelli solari che permettono di adattarla quindi a utilizzi più prolungati sul campo. All'interno dell'ampia gamma di fototrappole Zeiss, questo modello rappresenta attualmente la soluzione più semplice ed economica, mentre salendo troviamo ovviamente modelli più completi che ho già testato come il modello 3, la 5 e la 7 con caratteristiche più avanzate. Dal punto di vista tecnico, la Sikacam 1 utilizza un obiettivo con campo di vista di circa 60 gradi, adatto quindi a monitorare zone di passaggio, radure o punti di alimentazione senza eccessiva distorsione. L'illuminazione notturna è affidata a 60 LED infrarossi da 940 nanometri, quindi è completamente invisibile agli animali e ha una portata che arriva a circa 25 metri. Il tempo di reazione poi è compreso tra 0,4 e 0,6 secondi, mentre anche il sensore di movimento ha una portata simile, valori adeguati quindi per la maggior parte degli utilizzi sul campo. Il sensore invece è un CMOS da 3 megapixel con immagini fino a 5 megapixel nativi e risoluzioni superiori ottenute per interpolazioni. I video invece arrivano fino al Full HD a 1080p. La fototrappola poi integra un display a colori da 2,4 pollici e una memoria interna da 64 GB, quindi non è necessario ragazzi utilizzare schede SD. Per quanto invece riguarda la connettività, utilizza una SIM Zeiss con rete 4G che consente l'invio automatico delle immagini all'applicazione dedicata, dalla quale è possibile quindi controllare anche più dispositivi. L'alimentazione è affidata a 8 batterie
anche ricaricabili, con la possibilità di utilizzare alimentazioni esterne, ed è presente anche una porta USB-C per il trasferimento dei file. Il test si è svolto nel mese di marzo con condizioni meteo piuttosto variabili tra freddo, pioggia, umidità e giornate di sole. In questo periodo quindi la fototrappola ha registrato diverse centinaia di file tra foto e video, permettendomi di valutarne bene il comportamento. Dal punto di vista della resistenza si è dimostrata molto affidabile. Nonostante pioggia, vento e umidità, al momento della rimozione l'interno era perfettamente asciutto, segno di una buona impermeabilizzazione. Tra i punti di forza segnalo sicuramente la robustezza generale, la colorazione natura colore grigio che si mimetizza molto bene nell'ambiente e la buona stabilità del segnale grazie all'antenna esterna, che durante il test non ha dato problemi. Per quanto riguarda la qualità delle immagini e video, è importante ricordare che stiamo parlando di una fototrappola entry level da circa 130 euro. In questo contesto quindi le prestazioni sono assolutamente adeguate per il monitoraggio faunistico. Le immagini notturne offrono una buona leggibilità dei soggetti a distanza medio-breve, con una illuminazione infrarossa uniforme che permette comunque di identificare facilmente le specie osservate. Anche il rumore digitale è presente nelle zone più scure, mentre nelle centrali delle immagini rimane sotto controllo. Direi che secondo me il livello di dettaglio è sufficiente per l'identificazione della fauna, quindi è perfettamente coerente con l'utilizzo pratico sul campo. Siamo in linea con le esigenze delle fototrappole LTE. Il Full HD secondo me è adeguato, anche se la compressione si va un po' a notare nelle scene in movimento. Nel complesso comunque la resa è ottima, in base al rapporto prezzo-prestazione e destinazione d'uso. Mi pare un sistema pensato molto per essere efficace e affidabile, piuttosto che essere simile a una macchina fotografica. Un aspetto molto interessante comunque è l'applicazione, che rappresenta uno dei veri punti di forza del sistema, perché permette di controllare facilmente tutte le fototrappole, visualizzare le immagini, verificare stato batteria, segnale, memoria e gestire più dispositivi contemporaneamente. Quindi rispetto agli anni passati, quando ho provato le precedenti SikaCam, è stata introdotta anche una funzione molto interessante che si chiama Activity Hub. Questa funzione analizza automaticamente i dati raccolti e li trasforma in statistiche sull'attività della fauna, mostrando frequenza di passaggio, orari e variazioni nel tempo. In pratica le immagini diventano dati utili per capire meglio il comportamento degli animali e le dinamiche del territorio. Passando ai pro e contro, tra gli aspetti che ho apprezzato di più ci sono sicuramente la buona costruzione e l'impermeabilizzazione, il prezzo competitivo e soprattutto l'applicazione che secondo me è tra le migliori che io abbia utilizzato. Molto comoda anche la memoria interna integrata e la buona copertura di rete grazie alla SIM multi-roaming. Tra i limiti segnalo la risoluzione video che è limitata al Full HD, l'autonomia che può ridursi con un uso intensivo con trasmissione dei dati e un sensore fotografico che ovviamente è nella fascia entry level, ma che secondo me comunque è adeguato per l'utilizzo previsto. Ma quindi a chi la consiglio? La Zeiss SikaCam 1 è ideale secondo me per chi cerca una fototrappola semplice, connessa e affidabile per il monitoraggio della fauna. È perfetta per cacciatori, telecontrollori, appassionati comunque che vogliono ricevere rapidamente le immagini sul telefono, ma anche per naturalisti e gestori di aree che desiderano documentare la presenza degli animali in modo pratico. Grazie al prezzo accessibile può essere anche una buona scelta per chi vuole installare più fototrappole sul territorio senza affrontare spese troppo elevate. Chi invece cerca prestazioni più avanzate dovrebbe rivolgersi ai modelli superiori, come ad esempio la SikaCam 5 o la 7. In definitiva, la SikaCam 1 è il modello più accessibile della gamma Zeiss, pensato per chi cerca una fototrappola facile da usare, robusta e ben integrata con lo smartphone senza dover affrontare investimenti elevati. Se siete interessati, il prezzo suggerito è di 139,99 euro e trovate il link diretto all'acquisto qui sotto sul sito del distributore italiano Bignami. Ringrazio infatti Bignami per avermi fornito questo esemplare in anteprima per l'Italia, lasciandomi come sempre la massima libertà nel raccontare la mia esperienza sul campo come giornalista indipendente. Se il video vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, a visitare il sito Binomania dove potrete trovare ovviamente una recensione completa con tutte le immagini. È disponibile inoltre il forum di Binomania e il gruppo Facebook Visori termici, visori notturni e fototrappolaggio. Inoltre, se ancora non lo avete fatto, potete sostenere la mia attività giornalistica di tester
utilizzando l'abbonamento di Binomania Inside. Binomania Inside è uno spazio disponibile agli abbonati su Binomania, a una cifra che penso sia equa, pari a circa 5 caffè al mese pagabili a rate, e che vi consente di addentrarvi ancora di più nella mia attività giornalistica, nel dietro le quinte, ma di conoscere anche anteprime, indiscrezioni, novità e soprattutto anche leggere alcune comparative molto interessanti. Per oggi è tutto, io vi saluto, ci vediamo il prossimo video, vi ringrazio ancora per seguirmi sempre così numerosi. Ciao ragazzi, da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni.